Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di tre funzioni statistiche di Excel: la funzione conta numeri, la funzione conta valori e la funzione conta vuote. I nomi di queste funzioni sono molto descrittivi e ognuna di esse serve a contare il numero di celle che soddisfano il criterio specificato nel proprio nome, con alcune peculiarità che andremo ad analizzare. Per comprendere al meglio la sintassi di queste tre semplici funzioni, procediamo subito con un esempio. Iniziamo! In tabella sono riportate le vendite settimanali di accessori per PC effettuate in un negozio di informatica. Come puoi notare, nella prima colonna sono presenti delle date, nella seconda colonna alcuni dati testuali, nella terza colonna dei numeri variabili inseriti mediante la funzione casuale con valori interi tra 0 e 6, nella quarta colonna altri valori numerici con il formato contabilità, inseriti sempre mediante la funzione casuale tra nidificata nella funzione se, nella quinta colonna il prezzo medio, che è un dato numerico che si ottiene dividendo l'importo per la quantità, e nella sesta colonna un dato numerico percentuale, inserito sempre mediante la funzione casuale tra nidificata nella funzione se. In questa colonna sono presenti anche celle vuote, che però non sono perfettamente vuote, poiché contengono al loro interno la formula descritta in precedenza, che fa sì che se la quantità venduta è di 0 unità, la cella contenente lo sconto percentuale resti vuota. Inoltre, nella prima colonna ci sono anche celle perfettamente vuote. Siccome i dati presenti in tabella sono volatili, premendo il tasto F9 essi continueranno a variare. Cancelliamo ora le formule presenti nella parte bassa della tabella e svolgiamo l'esercizio dall'inizio. Iniziamo con la funzione conta numeri. La sua sintassi è la seguente: uguale conta.numeri, aperta e chiusa la tonda. All'interno delle due parentesi possono essere inseriti fino a 255 argomenti, che possono essere digitati manualmente, separati l'uno dall'altro da punto e virgola, oppure possono essere intervalli di celle selezionati sul foglio di lavoro. Per inserire la funzione posizioniamoci in cella A24 e digitiamo uguale conta.numeri, selezioniamo la funzione che ci interessa e selezioniamo i dati presenti nella prima colonna. Premiamo invio e notiamo subito che in questo intervallo le celle che contengono numeri sono 7. Le date dunque vengono interpretate come numeri. Selezioniamo ora nuovamente la formula e trasciniamola verso destra con il tasto destro, in modo da mantenere la formattazione. Osserviamo ora i risultati. Le date, come già detto, sono considerate numeri. Il testo no. Infatti nella seconda colonna la funzione conta numeri ci fornisce come risultato 0. Le quantità sono ovviamente numeri, anche i numeri inseriti con formato contabilità, compreso lo 0, mentre spostandoci più a destra notiamo che gli errori non vengono considerati numeri e spostandoci nella sesta colonna nemmeno le celle vuote vengono considerate numeri, mentre il formato percentuale sì. Dunque, riepilogando, vengono considerati numeri tutti i valori eccetto le celle vuote, gli errori e le celle vuote contenenti delle formule. Ti dico anche che se una cella contenesse il valore booleano vero oppure falso, non verrebbe conteggiata come numero, mentre se l'argomento vero oppure falso venisse inserito manualmente all'interno degli argomenti, verrebbe considerato numero. Annulliamo ora le modifiche effettuate e analizziamo la funzione conta valori. La sua sintassi è la seguente: uguale conta.valori, aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde, come per la funzione conta numeri, possono essere inseriti fino a 255 argomenti, di cui il primo è obbligatorio, mentre tutti gli altri facoltativi. E possono essere, anche in questo caso, valori digitati manualmente oppure selezioni dal foglio di lavoro. Posizioniamoci dunque in cella A25 e digitiamo uguale conta.valori.
conta.valori. Selezioniamo la funzione che ci interessa e, come in precedenza, selezioniamo la colonna A. Premiamo Invio e successivamente trasciniamo la formula verso destra premendo il tasto destro del mouse, rilasciamo e ricopiamo senza formattazione. Come puoi notare dai risultati, la funzione contavalori conta il numero di celle non vuote di un intervallo e dunque conta proprio tutte le celle, anche questa cella, che sembra vuota, in realtà non è vuota e viene conteggiata. Le uniche celle che non vengono contate sono quelle completamente vuote, come puoi notare qui nella barra della formula. Se solo inserissi uno spazio e premessi invio, la funzione contavalori, come puoi notare qui dal risultato, individuerebbe questa cella come cella contenente un valore, mentre la funzione contanumeri, visto che lo spazio è un valore testuale, non considera tale cella. Torniamo nella cella precedente e cancelliamo il contenuto e in questo modo il conteggio ritorna esatto. Analizziamo ora anche la funzione contavuote. La sua sintassi è la seguente: uguale conta.vuote aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde è contenuto un solo argomento. Tale argomento è necessariamente un solo intervallo. Non valgono dunque le selezioni multiple, effettuate tenendo premuto il tasto CTRL. Posizioniamoci ora in cella A26 e digitiamo uguale conta e selezioniamo la funzione che ci interessa. Doppio clic. Selezioniamo nuovamente l'intervallo A3-A23 e premiamo Invio. Come puoi notare, Excel ha contato tutte le celle vuote e trascinando la formula col tasto destro verso destra, senza ricopiare la formattazione, possiamo notare che vengono considerate celle vuote solamente le celle effettivamente vuote e le celle contenenti formule che danno come risultato cella vuota, cioè virgolette virgolette. Non vengono considerate vuote le celle contenenti gli zeri e gli errori. Anche se le tre funzioni statistiche che ti ho descritto possono essere benissimo utilizzate da sole, solitamente le loro potenzialità vengono sfruttate al meglio nidificando tali funzioni all'interno di altre funzioni, anche perché selezionando un qualsiasi intervallo in Excel, qui nella barra di stato vengono già calcolati la media, il conteggio e la somma. E se volessimo altre funzioni, non dovremmo far altro che cliccare il tasto destro e selezionarle. Infatti qui è presente il contanumeri, il minimo e anche il massimo, mentre il conteggio, funzione già presente, in realtà è il contavalori. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!